magari morire sono sempre di una volta. E allora, per chi non va a sentire l'altra volta, devo contare la storia dei vicentini maniacati. Le origini che purtroppo anche a me quando faccio le mostre, c'è più di qualche vicentino che crede che sia una favola, un modo di dire. E invece che è tutta quanta una storia reale, contata sui libri, tramandata, e con una certa logica, con un certo ordine anche del tipo di gatto a mangiare che non si scara, non è che si mangia tutti i tipi di gatto, roba del genere. E questo lo vedremo dopo. Il discorso dei vicentini maniacati nasce nel 1689, quando Vicenza è stata da qualche anno era a Venezia, perché Vicenza si era a Venezia il 14 aprile 1404, se non vado errato. E ora, cosa avevi fatto? Vicenza, in quel tempo, nel 1699, Vicenza era letteralmente invasa dai sossi. Gli rosegava tutto, non aveva più niente a mangiare neanche per i cristiani, tanto che veniva fuori a morire dai credenti con i lacrime negli occhi. Tanto per dire quanta fame che era. E cosa è successo? Che insomma si è messo in mano intorno le autorità, si è deciso andato a mandare aiuto a Venezia, a Doge, e siamo vostri alleati. Infatti Vicenza Remo e Leone San Marco con il libro e non con la spada, perché siamo alleati e non siamo stati a occupare quella forza. E vedi, non come siete meno, ma fai che maniera. E ora, il Doge in Venezia, che là una bella botta ai gatti, portavi di casa, vedeva una scritta che potevi portare via, perché era pieni anche lui, come gli anni erano pieni di fate anni, lui era pieni di gatti. Però non si in Venezia si abbia di barare tutto, io là una bella botta, tanto che Vicenza, quando gli ha cominciato di barare i gatti, nel giro di 2 o 3 mesi, mette i libri, si riuscì a fare il suo lavoro come Dio comanda e di bararsi di quanti anni. Se non che i gatti, che altri non dicono più questi, ma io ho detto, ne abbiamo ancora abbastanza anni qua. Vedi, e invece si hanno gatti gatti di qua, gatti di là, sai, gli altri quando vi smiavo alle notte, il parco te che piange, non c'è niente più fastidioso. Però in Piazza delle Erbe a Vicenza, per esempio quando in Piazza delle Erbe, no, sotto, a sud della Basilica Paradiana, c'è un attore del Preson che si chiama Torre del Girone, quella del carceri, che a oggi a Preson comunque, qui c'è il Torre del Girone. Sotto lì una osteria, una betuita, osteria, diciamo, gestita da un certo Piero Donegani, si chiama Piero Donegani. Questo qua, vedendo tutti questi gatti qua, un po' a fame, un po' voglia di fare qualche paianca, qualche cosa, e cominciava a dargli con salto occhio. Con salto occhio, sì che quando aveva là con salto occhio, mi spariva uno. E adesso cominciava a metterli su, dicendo è l'evre, è lepre. E lì si fuori il levre di Donegani, tanto che la gente che veniva da ogni parte dice viene a assaggiare il levre di Donegani. E invece era il gatto di Donegani. E da lì si fuori la storia dei vicentini maniacati. Però ricordate che dei gatti si può mangiare una razza no, se poi la razza tipica nostra che si mangia è il soriano, il grigio striano, stanno i testoni. Il tipico gatto europeo, il soriano, il tipico gatto europeo. Ecco, ne arriva un tipico vicentino per mangiarlo. E comunque, una volta quando aveva frigoriferi così, secondo tradizione, andavi a comprare in Gennaro perché è più grasso, e lei innamora è più grasso. Dopo, non essendo i frigoriferi, si faceva un bel mucchio di neve fuori, si faceva dei buchi, si piava, si curava e si metteva dentro, tutto a febbraio. E il primo masso si tirava fuori, si faceva bene a cena. Naturalmente chi lo sapeva invitava qualcuno che non lo sapeva, che magari voleva fare il prezioso, compagnia bea, e gli dava a mangiare il coniglio. E cosa succedeva? Succedeva che ogni tanto, e quando tu guardi, non va per finire il bis, tanto che aveva mai sentito un coniglio buon così, dopo un poco che finiva anche il bis, e arrivava un piattello con qualche cima, e si qua si dava mau, e ti tirava fuori la testa. Quello che sta solo a casa mia però e ne ha mangiato 5 volte, sapete cosa ne mangiato? A Gaglio, che è un signore ristoratore, che se non è morto adesso, lui ogni anno si riunisce e fa in coppa 4-5 gatti, li mangia adesso. Non bastasse altro, e il gatto sei un po' dovretto allora, io so di morire dopo. Non bastasse altro, io mi ricordo da Boccia, dove avevo 48 anni, se parlo che avevo 6-7 anni, mi ricordo ancora aver visto qualche gatto qua a Monca, qua a tagliare. Perché? Perché il gatto mi diceva, il gatto porta scarogna. E questi anni gli mancava la coda, mi tagliava con il portato. E perché è il senso dei clienti, però. Ah, mi devo venire via di stesso. Non mi devo venire via dalla mia per forza.
Da via guarda, e comunque dopo, siccome non era scritto a comprare il disinfettante, cosa succedeva? Chi che pucciava? La Scendere, esatto, quello era il disinfettante più comune. Come che avete anche da volta, il disinfettante più comune quando si scavalcava un corno delle vacche, era scarpire e era nella staia. E invece il pagato era la Scendere. E comunque ricordate, Piero Donegani è stato l'ideatore del gatto alla Bisentina.